fare i maltagliati utilizziamo la semola rimacinata di grano duro e in questa semola andiamo a mettere l'acqua. Questa è acqua oligominerale, non prendo l'acqua del rubinetto, l'acqua oligominerale è migliore, e andiamo ad aggiungerla a poco alla volta per farla incorporare nella farina. Questo tipo di pasta deve essere abbastanza duro, non dobbiamo ottenere una pasta eccessivamente morbida, quindi mettiamo l'acqua a poco alla volta. Mettiamo una presa di sale e cominciamo a mescolare con il cucchiaio. E adesso possiamo impastare sul piano da lavoro. Dopo 5 minuti la pasta è diventata bella liscia, andiamo a dividere in pezzi e formiamo dei panetti. Teniamoli coperti per 10 minuti e poi li andiamo a stendere. Per fare i maltagliati il panetto va steso in una sfoglia non molto sottile. Incominciamo con la macchinetta dal livello numero 1. Mettiamo la macchinetta a 5 e qui ci fermiamo. Cospargiamo con un po' di semola per non farla attaccare e quindi la possiamo andare a separare. Per fare i maltagliati con fagioli e cozze, naturalmente abbiamo bisogno, oltre che delle cozze, dei fagioli. Fagioli che qui sono fagioli canellini freschi, quelli che si chiamano spollichini. Andrò a fare la cottura in pentola a pressione. Copriamo con l'acqua. Mettiamo il coperchio e da quando parte il fischio dobbiamo contare 20 minuti. Come avete visto io nell'acqua non ho messo sale, e mettere il sale nell'acqua fa cuocere più lentamente i legumi, quindi la salatura viene fatta alla fine della cottura. Quindi solo acqua e fagioli. Chiudiamo la pentola a pressione, ci vediamo tra 20 minuti. Qui è tutto pronto per fare la pasta con i fagioli e le cozze. Qui abbiamo la pasta, i maltagliati fatti a mano, qui
Abbiamo i fagioli cannellini spollichini, quindi quelli freschi. Ora in questa pentola andiamo a mettere dell'olio e mettiamo uno spicchio d'aglio intero. Intanto che l'olio si scalda con l'aglio vi parlo delle cozze. Queste le ho fatte ieri, le ho fatte aprire sul fuoco e le ho sgusciate. Il liquido che è uscito dalle cozze l'ho filtrato e quindi l'ho messo in frigorifero in attesa naturalmente della ricetta di oggi. Ora che l'aglio sta sfrigolando nell'olio andiamo ad aggiungere i fagioli sgocciolati. E facciamo insaporire. Qui c'è acqua che già bolle e possiamo calare i maltagliati. Dopo un paio di minuti possiamo scolare i maltagliati, li andiamo a unire ai fagioli. E facciamo proseguire la cottura. Aggiungiamo l'acqua delle cozze a poco, un pochino di pepe se piace. La pasta è cotta, aggiungiamo anche le cozze. E credetemi, è davvero buonissimo.